A casa tua c'è un folletto? Allora c'è anche BR Store. Ordina adesso e domani è tutto a casa tua. Perché non scegliere di risparmiare? BR Store, siamo i migliori. Bene, affezionati di BR Store, innamorati del folletto. Oggi vediamo come sostituire il passacavo ad un folletto 120 col manico tedesco. Cosa si intende per manico tedesco? Allora, esistono due tipi di manici. Il manico italiano, che si riconosce dalla sua forma più lunga e fissa, quindi non può essere modificata la sua altezza. Mentre il manico tedesco è la versione commercializzata in Germania, in cui il manico poteva essere retratto, quindi abbassato e alzato. Quindi parleremo di come cambiare il passacavo a questo tipo di manico. Per prima cosa estraiamo il manico premendo l'apposito tasto. Mettiamo da parte subito il folletto perché ora non ci servirà. Ora, attrezzi: giravite a stella grande, a stella piccolo e le classiche forbici da elettricista. Ora appoggiamo subito il cavo. Iniziamo a togliere questa vite, quindi svitiamo e mettiamo da parte subito la vite senza che si perda. L'altra vite, un po' più nascosta, sta proprio sotto il passacavo. Svitiamo anche l'altra. Fatto questo, togliamo il coperchio. Allora, il passacavo è questo gommino. Perché si cambia? Quando si inizia a seccare, comunque si inizia a lacerare, avendo montato il coperchio, se il gommino si è seccato, si inizia a seccare il cavo. Quindi, onde evitare questo problema e dover accorciare sempre di più il cavo o addirittura sostituirlo, procediamo a prevenire il danno. Quindi andiamo direttamente sulle due viti poste sull'interruttore. Allentiamole, sfiliamo il cavo di alimentazione, togliamo il vecchio passacavo e prendiamo il nuovo. Lo sostituiremo con una versione compatibile, tranquillamente utilizzabile al posto dell'originale. Controllate, quando state facendo queste operazioni, controllate lo stato anche dell'interruttore e del cavo. Nel caso vi dovessero servire, le trovate sul nostro store. Allora, preso il nostro nuovo passacavo, lo inseriamo il cavo dentro il passacavo, lo facciamo sfilare in questa maniera. Ora rialloggiamo il cavo come era prima, quindi lo reinseriamo dentro l'interruttore, lo fermiamo subito. Nel caso sia sporco, ovviamente qui dentro provvedete a pulire il tutto. Nonostante la macchina abbia i suoi anni, tenerlo sempre pulito allungherà la sua vita. Controlliamo che le viti siano serrate, rialloggiamo i cavetti nelle feritoie, seguiamo tutta la serpentina. Ora rispiliamo di nuovo il passacavo e lo rialloggiamo nella sua vecchia sede, in questa maniera. Ora riprendiamo il coperchio, attenti alla vite perché altrimenti non si inserisce. Allora rialloggiamo tutto come era prima. Quando rialloggiate c'è il fermo qui sotto, quindi preoccupatevi di fermare prima qui e poi richiudere sulla parte superiore. Fermiamo prima sotto, quindi giravite a stella e riavvitiamo. Riprendiamo l'altra vite sulla parte superiore. Se utilizzate giraviti con la testa calamitata vi evitate diverse noie.
riavvitiamo l'ultima vite e abbiamo sostituito il gommino passacavo ad un manico del 120. Vi ricordo che trovate questo gommino passacavo per folletti 120 sul nostro sito www.brstore.com con il codice K0104.